Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare la recensione di una torcia che mi è stata inviata dalla Sofirn, in particolare questa qui, la ST01, torcia EDC che ha davvero delle caratteristiche molto interessanti, anche in rapporto alla qualità-prezzo. Niente, prima di iniziare però ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace a questo video e anche un like sarebbe gradito. A voi non costa nulla, ma per me è molto importante. Bene ragazzi, rimanete con me e dopo la sigla andiamo a vedere, facciamo un unboxing e poi un test di questa Sofirn ST01, torcia EDC. Andiamo. Bene amici, ed eccoci qui con la nostra torcia della Sofirn, la ST01, l'ultima uscita di casa Sofirn. È una torcia EDC con 1500 lumen di picco in modalità turbo e 226 metri di distanza. Funziona in modalità luna fino a 450 ore continue e ha un peso di 100 grammi. Va bene, andiamola ad aprire, tiriamola fuori dal suo box, tiriamo tutto fuori e vediamo cosa c'è in confezione. Bene ragazzi, questo è tutto quello che troviamo in confezione. Abbiamo un laccetto da attaccare alla torcia, qui libricino di istruzioni, il manuale con dentro la lingua italiana, poi cavetto USB Type-C per la ricarica, ma va benissimo anche quello del cellulare. Poi questo cartoncino che ci dice appunto che la torcia arriva bloccata e bisogna premere 2 volte per andarla a sbloccare, questo per far sì che durante il trasporto magari non si accenda accidentalmente e arrivi con la batteria totalmente scarica o rovinata. E questa è la nostra bellissima torcia, eccola qui, guardate qui il dettaglio. Abbiamo qui il corpo tutto in alluminio anodizzato di questo bel colore grigio satinato. Qui abbiamo la scritta ST1, qui abbiamo l'avviso che la testa della torcia potrebbe riscaldare. Andiamo a togliere la protezione sul vetro e qui abbiamo una lente centrale spotlight e 2 lenti che vanno, come vedete, ad aprirsi in modalità floodlight. Qui abbiamo l'attacco per il laccetto, se eventualmente vogliamo mettere questo laccetto, e qui abbiamo la porta di ricarica USB Type-C. Pulsante di accensione è qui, se premiamo non si accende, in questo momento è verde perché è totalmente carica. Quando andate a mettere sotto carica, questo LED qua a cerchio vicino al pulsante di accensione, che circonda il pulsante di accensione, si accende di rosso. Una volta che la torcia sarà carica diventerà verde. Quando premete una volta così e risulterà verde vuol dire che è carica, quando è rosso vuol dire che si sta scaricando e dovrete andare a ricaricarla. Il pulsantino è leggermente in rilievo, non so se riesco a farvelo vedere, guardate, leggermente in rilievo e zigrinato. Come vi dicevo è alluminio 6061 di tipo aerospaziale. All'interno ha una batteria integrata, quindi non rimovibile, da 2100 mAh, che appunto assicura in modalità luna 450 ore di illuminazione continua. Ma andiamo a vedere adesso più nel dettaglio le specifiche di questa torcia. Bene ragazzi, quindi come funziona la torcia? Quando vi arriva, come vi ho detto, arriverà bloccata. Infatti se voi premete lei lampeggia, in questo caso verde perché è totalmente carica. Perciò per sbloccarla, doppio clic, si sblocca e si accende. Clic e la spegnete. Ok? Adesso se fate un clic rapido si riaccende nell'ultima modalità, che è questa qui, che dovrebbe essere forse la alta, credo. Clic rapido e si spegne. Se tenete premuto invece si accende nella modalità più bassa, che è la luna. Eccola qua, eccola qua, questa è la luna, vedete qui. Adesso tenete schiacciato e va in modalità bassa, tenete schiacciato in modalità media, in modalità alta, doppio clic, in modalità turbo.
Quindi, riassumendo, quando accendiamo in modalità luna tenendo premuto per diciamo un secondo, diciamo che dovete premere in modo prolungato, ecco, ed ecco qui che si accende. Questo è un lumen e la durata di questa piccola lucina è di 450 ore. Quindi teniamo premuto, entriamo in bassa, 10 lumen 100 ore, media 350 lumen 3 ore e 30 minuti, la alta 800 lumen per 10 minuti, dopodiché per evitare appunto il surriscaldamento e che si rovini la torcia scende a 600 lumen e dura 100 minuti. La distanza che copre questa alta è di 160 metri. Poi doppio clic, entriamo nella turbo. Questi sono 1500 lumen che arrivano fino a 226 metri. I 1500 lumen rimangono accesi per 2 minuti, dopodiché come per la alta scende in protezione e va a 600 lumen e la durata si prolunga fino a 100 minuti. Teniamo premuto e spegniamo. Ecco qua. Allora, a primo impatto cosa mi piace e cosa così. Mi piace l'ergonomia intanto, anche queste zigrinature che ha sui lati e qui davanti danno un buon grip. La linea è un po' futuristica e carina, mi piace. Cosa avrei preferito? Mi sarebbe piaciuto che la Sofilin avesse integrato magari una clip, perché qui non c'è possibilità di mettere nessun tipo di clip, soltanto appunto, come vi dicevo, soltanto il laccetto. Magari potevano, qua c'è l'accensione da questa parte, avrebbero potuto inserire 2 piccoli fori per 2 viti e magari li mettevano in confezione e ognuno sceglieva se installarla o meno, però dico, alla fine sono sottigliezze. Beh ragazzi, che dirvi, va bene, abbiamo visto un po' le funzioni della torcia, adesso non ci resta altro che andare come al solito al torrente, che è il punto più buio che c'è qui vicino casa, e la proviamo e vediamo le potenzialità di questa torcia EDC, la ST01 della Sofilin. Andiamo. Va bene ragazzi, siamo qui nel torrente con la nostra torcia, adesso la spegniamo e iniziamo il test. Quindi così la torcia è bloccata, doppio clic e la sblocchiamo e si accende nell'ultima modalità in cui l'abbiamo spenta. Bene, spegniamo, adesso teniamo premuto e si accenderà in modalità luna. Ecco qui, questa è la modalità luna, quella che dura più di tutte, circa 430-450 ore. Comunque adesso non mi ricordo di preciso le durate, comunque vi lascio ovviamente come sempre a schermo qui, man mano che mettiamo le modalità vi metto tutti i valori, sia i lumen sia la durata. Allora, questa come dicevo, vedete, è la luna, poi teniamo schiacciato, andiamo alla bassa, eccola qui, teniamo schiacciata, andiamo alla media, già guardate dove arriva la media, teniamo schiacciato e andiamo alla alta. Questa è già tanta roba raga, guardate qui, per una torcia EDC devo dire che è tanta roba. Doppio clic, entriamo nella turbo, guardate il fascio come si vede, il fascio luminoso, doppio clic e ritorniamo in alta, ecco qui, clic normale e andiamo a spegnere. Se adesso facciamo un clic veloce si accenderà nell'ultima modalità, eccola qui, teniamo schiacciato e va di nuovo in bassa, spegniamo. Adesso se teniamo schiacciato lei si riaccenderà in luna, eccola qui, luna, teniamo schiacciato, bassa, media, alta, turbo, ecco qua, illumina tutta la strada fino a una bella distanza, devo dire, guardate dove arriva. Bene ragazzi, terminiamo qui questo test, torniamo a casa e tiriamo le conclusioni su questa ST1 della Sofilin torcia EDC.
Andiamo. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione del video. Che dire di questa Sofirn ST01? Touch and feel veramente bella, una bella torcia, bei materiali, anche la forma allungata e sottile risulta abbastanza comoda. L'unico appunto che voglio fare alla Sofirn era quello che poteva inserire comunque, quindi una clip, non mi sarebbe costato niente mettere una clip con due viti removibile, sarebbe stato utile. La luminosità l'avete vista nei test, ottima, durata infinita, cioè arriva fino la più bassa arriva fino a 450 ore, cioè non finisce mai, perciò voglio dire, come torcia di sì è veramente indicata. Niente ragazzi, andate a dare un'occhiata giù in descrizione, vi lascio i link se volete acquistarla, il prezzo è veramente ottimo, non dimenticate di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace a questo video, a voi non costa nulla ma per me è molto importante. Bene ragazzi, spero che questo video sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never